ragazzi, ci siamo! Dopo essermi preparato per bene mentalmente a modo mio, siamo pronti per immergerci, per tuffarci in questa nuova avventura. Qui ragazzi il mare è torbido ed è mosso, molto mosso, condizioni veramente difficili per pescare nel basso fondo, però con questo mare ragazzi si possono fare belle catture, ci può regalare grandi soddisfazioni, quindi dobbiamo farci trovare pronti fin dal primo tuffo ragazzi, perché la sorpresa può essere dietro l'angolo. E quindi ragazzi seguitemi, tuffiamoci in questa nuova avventura, andiamo! Insieme noi usciamo sempre dai guai e difendiamo la terra dall'ombra della guerra, il nostro cuore canterà per la libertà. E mentre il Banana preparava la propria apnea con un metodo alquanto alternativo, adottando la respirazione diaframmatica applicata però al canto, la musica lasciava spazio al meraviglioso rumore del mare. È molto impegnativo pescare nel basso fondo così, però può regalare da subito grandi soddisfazioni, quindi dobbiamo farci trovare pronti ragazzi, già al primo tuffo. Col morale alle stelle e carico di aspettative, continuo a contare. 2, la seconda immersione. Poi 3, 4, 5, ma non arriva più nulla. Decido quindi di spostarmi verso i frangifrutti e durante il tragitto incontro queste simpatiche triglie. Sono tutte adagiate sul fondo, chissà cosa stanno facendo. Sono a migliaia. Eccomi giunto nei frangifrutti. Raccolgo un sasso, ma non voglio lanciarlo. Le prime immersioni voglio farle in maniera silenziosa, dopodiché inizierò a lanciare qualche sasso. Alterno sempre le strategie predatorie, come potrete vedere nel link in sovraimpressione. Intanto questo sasso lo posiziono in cintura, come al solito. In cintura possono entrarci addirittura 3 sassi. Non vi nego che immersione dopo immersione, vedendo che non c'è nulla, il mio entusiasmo sta scemando. Poi durante il tragitto incontro questa bella mangianza che tiene ancora viva la mia speranza di incontrare un predatore. Dopo una decina di minuti in cui non vedo neanche un pesce, decido di fermarmi in cima ad una roccia, di aggrapparmi come spesso faccio e di rimanere immobile anche 5 minuti, girando il capo a destra e a sinistra, cercando di fare il punto della situazione, capire cosa sta succedendo. Sono giunto quasi a fine pescata e per il momento ho visto solamente salpe, ma all'improvviso si palesa una chiara occasione. Senza avere visto prima il pesce, mi immergo silenziosamente e raggiunto il fondo mi sposto con la mano libera tra i massi per raggiungere il punto dove voglio appostarmi. Spostarsi con la mano libera è molto meglio che pinneggiare, perché muoviamo meno acqua, quindi siamo meno percettibili alla linea laterale dei pesci. Una volta giunto nell'appostamento, emetterò il mio richiamo della punta, per incuriosire e far avvicinare eventuali pesci nei paraggi.
Il mio intento è andato a buon fine, ma... Ci sono rimasto veramente male, perché dopo tutto una pescata in cui non si è vista una coda, immersione dopo immersione, finalmente spunta questo bel pezzettone di sarago, pensavo di averlo beccato in pieno, guardo l'asta e non so proprio cosa sia potuto accadere. Ero già giunto a fine pescata, decido di fare altre 4-5 immersioni e mentre sono in superficie ad ossigenarmi, dietro la roccia scorgo un sarago bellissimo, gigantesco. Mi immergo immediatamente e aspetto che spunti alla fine della roccia sul lato sinistro. Eccolo, tutto è stato fatto per bene. Subito dopo aver tirato guardo immediatamente l'asta per vedere se il pesce è rimasto sull'asta o se è stato insagolato e vedendo che non c'è nulla rimango scioccato, non ci voglio credere. La delusione e lo sconforto hanno preso proprio il sopravvento. Questo era un sarago che magari non ha reso l'idea dalle immagini, ma era veramente esagerato, il più grosso mai visto sott'acqua. Decido di fare altre 2 immersioni, magari si farà vedere nuovamente, magari tornerà, anche se questo è veramente difficile, perché lo sparo dell'arbalete l'avrà fatto proprio spaventare. Immediatamente nel tuffo successivo ne incontro un altro. Temporeggio, lui è molto bello, ma non voglio tirare, forse perché ho in mente ancora quello di prima. Poi decido di tirare No, niente, mi sa che sarebbe stato meglio uscire 4-5 immersioni prima. Ragazzi, questa pescata, questa avventura è stata veramente illusoria. Mi trovo a commentare alla fine di una pescata veramente strana. Ero partito a palla, soprattutto con la canzone di Daidan 3, carico al massimo, una bellissima canzone che comunque sia riproporrò in altre avventure più soddisfacenti, perché è troppo bella e lo so che vi piace. E niente, poi sono arrivato qua in acqua con un'acqua torbida al punto giusto, mare mosso, ho detto qua ci stanno le lecce, qua ci stanno le spigole, ci stanno i pesci serra, ci stanno insomma i predatori. E infatti alle prime immersioni ho cominciato a contare numero 1, numero 2, numero 3, numero 4. Alla prima immersione abbiamo preso già questo bel sarago, ma io ho continuato a contare, anche se poi non l'ho fatto vedere perché non valeva la pena. Ho continuato a immergermi indicando il numero 2, il numero 3 e il numero 4 fino a quando le mie aspettative sono scemate vedendo che non c'era veramente niente. Non lo so perché, ma non c'era veramente niente. Allora ragazzi, ho continuato ugualmente a pescare in un mare difficile e soltanto nelle ultime 5 immersioni ho avuto quell'occasione con gli altri sarachi, di cui uno meraviglioso. Io guardate ragazzi, massimo sott'acqua ho preso un saraco mi sembra di 1,2 kg, ma quello era nettamente più grosso, sembrava addirittura l'orata che ho preso l'altro giorno. Era veramente una bestia. Come ho fatto a sbagliare questi pesci io ragazzi non lo so. Ho guardato subito l'asta, ho guardato se l'avessi insagolati e vedendo che invece l'avevo mancati sono rimasto trasecolato, scioccato, non ci potevo credere. Poi riguarderò comunque a casa le immagini, è buono anche per questo riprendersi, perché uno controlla, vede e comunque riesce a capire riguardando le azioni dove è stato l'errore. Però ragazzi pensavo proprio di averli beccati. Ho avuto queste occasioni e le ho mancate in una giornata stranissima. E che dobbiamo fare? Ragazzi, io sto registrando perché credo di pubblicarlo questo video, magari servirà a qualche principiante per far capire che non sono solo rose e fiori sott'acqua,
per coloro che sono più esperti, che capitano queste giornate in cui facciamo errori assurdi e in cui, nonostante le circostanze, nonostante il mare sia bellissimo e promettente, poi magari non c'è niente. Certo, magari questo capita veramente di rado e sono di gran lunga superiori le giornate in cui si ricava una buona cena e ogni tiro è un centro. Però esistono anche queste giornate. Che dobbiamo fare, ragazzi? Ci scoraggiamo? Questo mai. Ci saranno nuove avventure, tanti altri pesci da poter prendere e quindi tante altre emozioni da vivere assieme, ragazzi, che vi devo dire di più? Se pensate che questo canale vi possa piacere, possa tornarvi utile, vi possa regalare delle buone sensazioni, delle buone emozioni, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete le avventure del banana. Buon mare a tutti e alla prossima! Tu sei davvero grande.